Che cosa suggeriamo di utilizzare sugli scambiatori a piastre quando si impiegano questi ultimi sul vapore? Diciamo che il problema con gli scambiatori a piastre ispezionabili non si pone, nel senso che abbiamo sempre uno scambiatore che è possibile manutenere e riparare nel caso in cui si presentino pressioni pulsanti, colpi di vapore, presenza di condensa che danneggi le guarnizioni. In questi casi è sufficiente aprire lo scambiatore, sostituire le guarnizioni, richiuderlo, fare un test in pressione e lo scambiatore è pronto per ripartire. Ma quando ci troviamo in presenza di scambiatori saldobrasati che non si possono riparare una volta che si sono rotti, il problema diventa un po' più delicato. Qual è la difficoltà di utilizzare scambiatori a piastre con il vapore? Il problema è quando non si ha un adeguato scarico di condensa, ovvero quando la condensa ristagna all'interno dello scambiatore e non viene drenata opportunamente. In questo caso cosa accade? Quando abbiamo l'ingresso di vapore fresco in presenza di condensa stagnante, la condensa evapora repentinamente e si possono avvertire dei rumori, degli schiocchi secchi nello scambiatore. È l'evaporazione istantanea della condensa che sottopone all'interno dello scambiatore a dei colpi di pressione molto elevati. Colpi di pressione che a lungo andare possono danneggiare irrimediabilmente lo scambiatore. Cosa è necessario fare? Sicuramente mettere uno scaricatore di condensa che funzioni bene, assicurarsi che la linea di scarico condensa non abbia contropressioni e possa essere drenata completamente e mettere una valvola rompivuoto a valle della valvola regolatrice del vapore che funziona sostanzialmente come una valvola di ritegno al contrario, ovvero quando finisce l'afflusso di vapore si apre la valvola rompivuoto, fa entrare dell'aria e fa drenare completamente lo scambiatore facendo fuoriuscire l'acqua e la condensa dallo scaricatore di condensa. Vi interessa questo argomento? È una buona soluzione.